Stai cercando una sciarpa triangolare, un Bactus da realizzare all'uncinetto con uno stile romantico e moderno? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto su Uncinetto d'argento. Per noi o da regalare, ecco un progetto all'uncinetto che non passa inosservato. Una sciarpa triangolare, un Bactus con un tocco romantico dato da questo bordo di punti puff lavorato contestualmente alla parte centrale del progetto, dove lavoriamo un effetto traforato con ventagli. Una lavorazione che a primo impatto potrebbe sembrarvi complessa, ma io vi seguirò passo passo in tutte le fasi del progetto. Vedremo insieme le caratteristiche di ogni giro e al termine vi farò un breve riepilogo di quanto è stato fatto e avrete poi un mini riassunto finale di quelli che sono i passaggi fondamentali per ripetere i 2 giri di lavorazione che andranno ad alternarsi per tutto il nostro progetto. Ho utilizzato 3 gomitoli di un filato Made in Italy meraviglioso, pura lana merino fine, morbidissima al tatto, e guardate la bellezza di questo colore, di questo rosa antico. Mentre per quanto riguarda le misure le troverete scritte sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Se questo progetto sarà poi di vostro gradimento fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video, e se non volete poi perdervi tutte le mie prossime pubblicazioni vi invito, se ne avete piacere, a iscrivervi qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'argento. Per questo progetto ho scelto il filato Per Sempre di Real Filati, pura lana merino fine, super wash. Si tratta di un filato di alta qualità realizzato al 100% in pura lana merino. Il singolo gomitolo pesa 50 grammi e ha una resa di circa 150 metri. Consigliati uncinetto e ferri da maglia 3 o 3,5. Veramente piacevole non solo da lavorare ma anche da indossare, oltre a essere disponibile in una vasta gamma di colori. Questa tipologia di lana è poi nota per la sua straordinaria leggerezza, resistenza e calore. Per Sempre è inoltre un filato che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma vi siete mai chiesti perché i gomitoli di pura lana non hanno tutti lo stesso prezzo? Questo perché ci sono delle caratteristiche e delle differenze che influenzano il costo di ogni filato. Esistono tante varietà di lana, la Merinos fine, la extra fine, e queste varietà sono stabilite in base alla misurazione in micron, un'unità di misura che varia da 24,5 a 15. Più basso è il valore, più è pregiata la fibra. In Real Filati, ad esempio, viene utilizzata solo la pura Merinos extra fine, che varia tra 19,5 e 20,5 micron. Questa differenza del valore in micron può portare poi a differenze di prezzo della materia prima fino a 10 euro al chilo. Il fatto di essere superwash va ovviamente a dare un valore aggiunto al Per Sempre, garantendo durata e praticità per noi che lo utilizziamo. È importante prestare attenzione a queste caratteristiche e all'origine dei filati che scegliamo di utilizzare per i nostri progetti. Indicato sullo schermo troverete il numero di gomitoli di Per Sempre utilizzati per questo progetto, dove potrete inoltre trovare questo filato presso tutti i negozi e rivenditori del marchio Real. Li trovate sul loro sito che vi lascio scritto sempre sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Cominciamo il nostro progetto avviando un cerchio magico. Realizzato il cerchio, alziamo il nostro lavoro con 2 catenelle. Stiamo partendo da quella che sarà la punta del nostro progetto. Lavoreremo contestualmente il bordo, realizzato con punti puff, e la parte centrale. Cominciamo realizzando i punti che costituiscono il bordo sulla destra. Dobbiamo realizzare dei punti puff separati da catenelle. Carichiamo il filo sull'uncinetto e dobbiamo passare al di sotto del nostro cerchio magico. Lo facciamo una volta, ricarichiamo il filo e siamo a 2 volte, carichiamo e passiamo al di sotto del cerchio per la terza volta. Ottenute tutte queste asole sul nostro uncinetto,
Carichiamo il filo e le chiudiamo tutte tranne l'ultima, ottenendo così il nostro punto puff. Carichiamo e chiudiamo poi le ultime 2 asole. Ed ecco il nostro primo punto puff. Lavoriamo ora 2 catenelle di separazione e ripetiamo gli stessi passaggi. Dobbiamo caricare il filo e passare per 3 volte al di sotto del cerchio. Carico quindi il filo, passo al di sotto del cerchio e porto fuori. Ricarico, passo al di sotto del cerchio, porto fuori. Carico una terza e ultima volta, passo sotto e porto fuori. Chiudo tutte le mie asole sull'uncinetto tranne l'ultima. Carico il filo, chiudo, ricarico e chiudo. Questo sarà il bordo sulla destra del nostro progetto. Realizziamo ora 4 catenelle di separazione che diventeranno la parte centrale del progetto e andiamo a ripetere i passaggi che abbiamo eseguito qui per il secondo bordo. Quindi dobbiamo caricare il filo sull'uncinetto per creare un punto puff composto da 3 gettati al di sotto del cerchio. Realizzo il primo, il secondo, il terzo e chiudo tutte le mie asole tranne l'ultima. Carico il filo e chiudo. 2 catenelle di separazione e realizzo un altro punto puff. Carico il filo sull'uncinetto, porto fuori, carico una seconda volta e porto fuori, carico 3 volte, porto fuori, chiudo tutto tranne l'ultima asola, ricarico il filo e chiudo le ultime 2. Avremo così questo risultato: punto puff, 2 catenelle, punto puff, 4 catenelle di separazione, punto puff, 2 catenelle, punto puff. Le coppie di punti puff con le 2 catenelle di separazione saranno il bordo di destra e il bordo di sinistra. Non ci resta ora che andare a stringere il nostro cerchio magico. Tiriamo la nostra codina fino ad ottenere questo risultato. Ogni nostro giro dovrà cominciare e terminare sempre con un punto puff, 2 catenelle e un punto puff. Per iniziare il prossimo giro realizziamo 2 catenelle che ci consentono di alzare il lavoro, voltiamo e qui, nello spazio sotto le 2 catenelle tra un punto puff e l'altro, dobbiamo ripetere la nostra sequenza di punti. Carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo sotto alle 2 catenelle e portiamo fuori il filo una volta. Carichiamo, passiamo sotto le catenelle e siamo a 2 volte. Carichiamo, passiamo sotto e siamo a 3 volte. Carichiamo il filo e chiudiamo tutte le asole tranne l'ultima. Ricarichiamo e chiudiamo. 2 catenelle di separazione e sotto le 2 catenelle realizziamo un altro punto puff. Questo sarà il risultato. Abbiamo lavorato il bordo, passiamo a lavorare la parte centrale. Al di sotto di queste 4 catenelle dobbiamo eseguire questa sequenza di punti. Carichiamo il filo sull'uncinetto e passando sotto questo archetto lavoriamo 3 maglie alte. Aggiungiamo 3 catenelle di separazione e sempre qui, sotto questo archetto, lavoriamo altre 3 maglie alte.
Otterremo questo risultato. Lavoriamo il nostro secondo bordo. Sotto queste 2 catenelle lavoriamo un punto puff, 2 catenelle e un punto puff. Ed ecco qui completato il nostro giro. Questi 2 giri di lavorazione che abbiamo eseguito, quello nel cerchio magico e quello appena lavorato, sono giri di preparazione per i 2 giri che andremo poi a ripetere per tutto il nostro progetto. Vediamo il primo di questi 2 giri. Ogni giro comincia sempre con 2 catenelle che ci consentono di alzare il lavoro. Dopodiché voltiamo. Dobbiamo eseguire il nostro bordo, quindi sotto a queste 2 catenelle all'interno di questo spazio dobbiamo lavorare punto puff, 2 catenelle di separazione e un punto puff. I passaggi per il bordo all'inizio e al termine del giro sono sempre gli stessi. Eseguo quindi il mio bordo. Completato il bordo, realizzo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Sono sul retro del lavoro. Salto tutte le maglie alte e vado direttamente qui, sotto l'archetto al centro del mio lavoro, dove eseguo un punto basso. Quindi vado qui, al di sotto dell'archetto, prendo il filo e lavoro un punto basso, formando così un altro archetto composto da 5 catenelle. Essendo al centro del progetto, ora per completare il giro dobbiamo lavorare a specchio. Quindi realizziamo 5 catenelle e andiamo direttamente a lavorare il nostro bordo. Quindi sotto a queste 2 catenelle lavoriamo punto puff, 2 catenelle e un punto puff. Ed ecco il nostro giro una volta completato. Abbiamo lavorato il bordo, 5 catenelle, una maglia bassa qui sotto l'archetto al centro del progetto, 5 catenelle e il nostro bordo. Vi faccio notare un particolare. In questo momento il giro che abbiamo appena eseguito è quello lavorato sul retro del lavoro. Per tutto il progetto, ogni volta che saremo sul retro, lavoreremo delle catenelle e delle maglie basse per creare dei nuovi archetti. Cominciamo quindi il nuovo giro con le nostre 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Lavoriamo sempre il nostro bordo, punto puff, 2 catenelle, un punto puff. Fatto il bordo, lavoriamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Davanti a noi abbiamo un archetto, un punto basso e un archetto. Andiamo sul primo archetto sottostante. Al centro, passando al di sotto, lavoriamo un punto basso. Davanti a noi adesso c'è una maglia bassa proprio qui al centro. Sopra questa maglia bassa dobbiamo lavorare un ventaglio composto da 5 punti alti. Quindi carico il filo sull'uncinetto, vado sopra il punto basso e lavoro 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Ogni ventaglio del nostro progetto da questo punto sarà formato da 5 maglie alte. Siamo nuovamente al centro del progetto, quindi da questo momento dobbiamo lavorare a specchio. Dobbiamo quindi realizzare una maglia bassa, 5 catenelle e il nostro bordo. Completato quindi il ventaglio, vado direttamente qui sotto a questo archetto e al centro vi lavoro un punto basso. 5 catenelle e passo direttamente a lavorare il bordo, punto puff, 2 catenelle e un punto puff all'interno di questo spazio.
E abbiamo così completato questo giro. Vi ripeto i passaggi così da farvi memorizzare le sequenze e comprendere più facilmente il metodo che porterà avanti tutto il nostro progetto. Fatto il bordo, 5 catenelle e sotto l'archetto sottostante abbiamo fatto un punto basso. Sopra la maglia bassa, lavorata nel giro precedente, abbiamo fatto un ventaglio di 5 punti alti. Maglia bassa sotto l'archetto a sinistra, 5 catenelle e abbiamo lavorato il bordo. Siamo sul davanti del progetto, infatti abbiamo lavorato un ventaglio composto da maglie alte. Dobbiamo ora eseguire il nostro giro di ritorno, dove andremo a formare dei nuovi archetti. Nel giro di ritorno non vengono lavorate maglie alte. 2 catenelle, voltiamo, lavoriamo il bordo e davanti a noi abbiamo un archetto, un ventaglio e un altro archetto. Vi faccio notare questo particolare. Dopo aver lavorato il bordo, i punti che vengono subito eseguiti dopo sono sempre 5 catenelle. Infatti ora lavoriamo 5 catenelle e sotto il primo archetto che ci si presenta, questo qui, lavoriamo un punto basso e abbiamo creato un nuovo archetto. Davanti a noi c'è un ventaglio di 5 maglie alte. In questo giro noi non lavoriamo ventagli, solo archetti. Realizziamo quindi 5 catenelle e cerchiamo la terza maglia alta del nostro ventaglio di 5. 1, 2 e 3. È la maglia alta che capita proprio al centro. Sulla terza maglia alta lavoriamo un punto basso, così da creare un nuovo archetto. Siamo al centro del lavoro, quindi dobbiamo lavorare in modo speculare. 5 catenelle. Andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo un punto basso. Anche per chiudere il nostro giro dobbiamo sempre realizzare 5 catenelle. Le realizziamo e andiamo direttamente a lavorare il bordo. Ed ecco completato il giro di ritorno, nel quale abbiamo creato 1, 2, 3 e 4 archetti. Nel giro di ritorno infatti non si lavorano ventagli, si creano archetti che saranno poi la base per eseguire i ventagli del giro successivo. Come sempre 2 catenelle, voltiamo il lavoro e siamo sul davanti, quindi in questo giro si lavorano i ventagli. Lavoriamo sempre il nostro bordo e vado ora a spiegarvi dei dettagli fondamentali che vi consentiranno la giusta riuscita del progetto. Abbiamo detto che solo sul davanti del nostro lavoro lavoriamo i ventagli. In questo giro, dove di fatto abbiamo lavorato il primo ventaglio, il ventaglio è solamente 1. Nel giro che andremo a realizzare adesso, il numero dei ventagli deve aumentare di 1. Quindi se qui ne abbiamo 1, in questo giro ne avremo 2. L'aspetto importante è questo. Quando lavoriamo i ventagli nuovi, questi non devono mai cadere uno sopra l'altro. Che cosa vuol dire? Che se in questo giro abbiamo 2 ventagli, cadranno alla destra e alla sinistra del ventaglio sottostante, non cadranno mai esattamente sopra. Vediamolo sul progetto finito. Questo è il primo giro con il ventaglio. Nel giro di ventagli successivo, questo qui, vedete che i ventagli sono 2, alla destra e alla sinistra di quello sottostante. Dal secondo giro di ventagli guardiamo il terzo, questo qui. I ventagli sono diventati 3, 1, 2 e 3. E vedete che non cadono mai sopra i ventagli sottostanti. Dal terzo giro guardiamo al quarto. Abbiamo 1, 2, 3 e 4 ventagli. Vedete che non cadono mai uno sopra l'altro, sempre alla destra e alla sinistra di quelli sottostanti. E questo principio si ripete per tutto il progetto. Tornando quindi a noi,
I prossimi 2 ventagli li lavoreremo su questa maglia bassa e su questa, tralasciando quella sopra il ventaglio centrale. Sappiamo che ogni giro comincia e finisce con il bordo, ma comincia e finisce sempre con 5 catenelle. Quindi lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Davanti a noi abbiamo un archetto, sotto l'archetto lavoriamo un punto basso e dobbiamo ora eseguire il nostro ventaglio. Lavorando 5 maglie alte sopra la maglia bassa che ci si presenta. Un altro aspetto importante. Prima e dopo ciascun ventaglio c'è sempre una maglia bassa. Questa l'abbiamo appena lavorata qui sotto il primo archetto. La seconda la lavoriamo sotto l'archetto a sinistra del nostro ventaglio. Vedete maglia bassa, ventaglio, maglia bassa. Abbiamo detto che sopra questo ventaglio non dobbiamo realizzarne un altro, quindi andiamo a creare un archetto. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, saltiamo la maglia bassa, andiamo direttamente sull'archetto successivo, questo qui. Punto basso. E qui dobbiamo lavorare un nuovo ventaglio, quindi eseguiamo 5 maglie alte su questo punto basso. Sappiamo che dopo aver eseguito il ventaglio dobbiamo sempre fare una maglia bassa, quindi andiamo sull'archetto successivo, punto basso. E sappiamo anche che prima di eseguire il nostro bordo dobbiamo sempre fare 5 catenelle. Quindi realizziamo 1, 2, 3, 4 e 5. E andiamo a lavorare il nostro bordo. Ed ecco qui il nostro giro completato. Abbiamo realizzato il nostro bordo con i punti puff e le 5 catenelle che sappiamo dover eseguire subito dopo aver lavorato il bordo. Sappiamo di dover lavorare un ventaglio proprio qui, su questa maglia bassa. E sappiamo che prima e dopo il ventaglio ci deve sempre essere un punto basso. Quindi fatte le 5 catenelle, sotto questo archetto abbiamo fatto la maglia bassa. Ventaglio di 5 maglie alte su questo punto basso. Sull'archetto accanto, maglia bassa. Sapendo di non poter lavorare un ventaglio sul ventaglio sottostante, abbiamo fatto 5 catenelle e una maglia bassa su quest'altro archetto. Ventaglio di 5 maglie alte, maglia bassa sotto questo archetto e per poter chiudere il nostro giro 5 catenelle e il nostro bordo. Andiamo ora ad eseguire il nostro giro di ritorno, quindi siamo sul retro del lavoro. Sul retro non si lavorano ventagli, ma si vanno a creare nuovi archetti. 2 catenelle e lavoriamo il bordo. Abbiamo archetto, ventaglio, archetto, ventaglio, archetto. Sotto il primo archetto che ci si presenta, un punto basso. 5 catenelle. Sulla terza maglia alta del ventaglio, un punto basso. Cinque catenelle. Sull'archetto successivo, un punto basso. Il giro di ritorno è molto ripetitivo. 5 catenelle. Quando davanti abbiamo un ventaglio, sulla terza maglia alta, un punto basso. 5 catenelle e quando davanti abbiamo un archetto, al centro dell'archetto un punto basso. Per concludere il giro, sempre 5 catenelle e sempre il nostro bordo di punti puff. Giro di ritorno completato. Otteniamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 archetti. Facciamo le 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Siamo sul davanti, quindi dobbiamo lavorare nuovi ventagli. Se nel giro precedente ne abbiamo lavorati 2, in questo giro ne andremo a lavorare 3. Dove li dobbiamo lavorare?
Sappiamo che non possono essere sopra ai ventagli sottostanti, quindi escludiamo questa maglia bassa e anche questa. Ci restano disponibili 1, 2 e 3 maglie basse e proprio su queste 3 maglie basse andremo a lavorare i nostri ventagli. Realizziamo quindi il nostro bordo e le nostre 5 catenelle. Sappiamo che prima e dopo il ventaglio ci deve sempre essere un punto basso. Quindi qui dovremo lavorare una maglia bassa, ventaglio, maglia bassa. Qui non dobbiamo lavorare nulla, quindi facciamo un archetto, maglia bassa, ventaglio, maglia bassa. Qui non dobbiamo lavorare nulla, quindi facciamo un archetto, maglia bassa. Qui dobbiamo lavorare il terzo ventaglio, maglia bassa e poi 5 catenelle e punto puff per completare il nostro giro. Facciamolo insieme. Se qui dobbiamo fare il ventaglio, sotto questo archetto dobbiamo fare un punto basso. Qui lavoriamo il nostro ventaglio. Accanto al ventaglio, sull'archetto successivo, facciamo il punto basso. Qui non dobbiamo lavorare nulla, quindi 5 catenelle e sull'archetto un punto basso. Il punto basso qui ci serve anche perché qui dobbiamo lavorare il ventaglio. Dopo il ventaglio, punto basso sotto l'archetto accanto. Qui non dobbiamo lavorare nulla, quindi 5 catenelle. Passiamo all'archetto successivo, punto basso, qui il nostro ultimo ventaglio. Fatto il ventaglio, punto basso, siamo al termine del giro, quindi 5 catenelle e bordo di punto puff. Giro completato. 1, 2 e 3 ventagli. So che sono tante informazioni, quindi cerco adesso di riassumervele il più brevemente possibile, ma avrete comunque intuito che questi sono tutti gli step che dobbiamo ripetere per il nostro progetto. Quando siamo sul davanti abbiamo un giro di ventagli. I ventagli non devono mai cadere uno sopra l'altro rispetto al giro precedente. Quindi avremo sempre un ventaglio alla destra e alla sinistra di quello sottostante. Ad ogni giro il numero di ventagli aumenterà di 1. Se qui ne abbiamo lavorati 3, al prossimo giro di ventagli ne andremo a lavorare 4. Ogni giro comincia e termina sempre con un bordo di punti puff e 5 catenelle da una parte e dall'altra. Quando voltiamo il lavoro, siamo sul giro di ritorno. Sul retro del lavoro, questo qui, non si lavorano mai ventagli, ma si vanno a creare dei nuovi archetti. Si comincia sempre con il bordo e 5 catenelle. Quando davanti a noi abbiamo un archetto vuoto, dobbiamo farvi al centro un punto basso, le catenelle, e quando davanti a noi c'è invece un ventaglio, sulla terza maglia alta del ventaglio si fa un punto basso. Quindi avremo bordo 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle maglia bassa, 5 catenelle maglia bassa e così via di 5 catenelle maglie basse fino al termine del giro. Il giro termina sempre con 5 catenelle e il nostro bordo di punti puff. Avremo quindi 2 giri di lavorazione, uno con i ventagli, dove ad ogni giro rispetto al precedente avremo un ventaglio in più, e avremo poi i nostri giri di ritorno dove andremo a lavorare dei nuovi archetti. Proseguiamo quindi in questo modo giro dopo giro finché il nostro progetto non avrà raggiunto la misura desiderata. Vediamo ora come chiudere il nostro progetto. Sono sul davanti del mio lavoro e in questo giro dovrei realizzare dei ventagli, invece vado a lavorare punto su punto. Completato il mio bordo, in questo caso faccio solamente 2 catenelle. Guardiamo il giro sottostante. Vedete questo punto puff qui? Nella parte superiore è dove è stato chiuso il punto. Vi vado sopra e realizzo un punto basso. Davanti a me ho 5 catenelle. Sopra ogni catenella lavoro un punto basso.
maglia bassa sopra maglia bassa e proseguo in questo modo, lavorando una maglia bassa per ogni punto che mi si presenta fino al termine del giro. Al termine del giro lavoro un punto basso qui, sopra il primo punto puff che mi si presenta del mio bordo. Realizzo poi 2 catenelle e lavoro il mio ultimo bordo di punti puff. E chiuso l'ultimo punto vado ad allungare l'asola, sfilo l'uncinetto, taglio il filo e vado a bloccare il filo in eccesso al di sotto dei punti appena eseguiti. Siamo così arrivati al termine di questo tutorial realizzato con il filato per sempre di Real Filati, filato che potete trovare presso i suoi rivenditori. Volete scoprire quello più vicino a voi? Sul sito Real che vi lascio scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video troverete una pagina con una mappa interattiva. Potrete sfogliare l'elenco dei rivenditori oppure inserire il vostro indirizzo e trovare così quello più vicino. Vi ricordo che per realizzare questo progetto sono stati utilizzati 3 gomitoli e ci sono tantissimi colori tra i quali scegliere. Ma ora ditemi, questo progetto vi è piaciuto? L'avete trovato interessante? Lo andrete a replicare? Fatemelo sapere con un commento e se vi va lasciatemi un bel pollice in su di incoraggiamento proprio sotto il video. E se non volete perdervi tutte le prossime pubblicazioni che ho in programma per voi, vi invito, se ne avete piacere, ad iscrivervi sul mio canale YouTube cliccando sull'apposito pulsante presente sempre sotto al video. Perciò con questo nuovo progetto dallo stile romantico vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in una mia nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.